Buonasera a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova live. Come avete visto dal post che c'è stato 2 o 3 giorni fa, c'è ospite questa sera Gian Dalvi della Veneto Auto Extreme, che ci parlerà un po' della sua azienda e risponderà anche alle vostre domande. Prima di partire vi voglio ringraziare per il vostro supporto, siete veramente in tanti e devo veramente ringraziarvi. Detto questo, possiamo partire e apriamo la live con Gian, che è qui. Eccoci qua. Ciao Gian. Ciao Michele, ciao a tutti. Ciao. Vediamo un attimino. Allora, dammi un secondo che siamo qui, stiamo organizzando. Eccoli qua, i primi. C'è il piccolo meccanico. Ciao Michele, ciao. Ciao Vincenzo e grazie mille, grazie davvero del tuo supporto. C'è anche Stefano. Ciao anche te. Oh, piano piano cominciano ad arrivare. Un attimino, adesso vediamo se riusciamo a farli vedere. Eccoli qui. Ciao, ciao Vincenzo. Vediamo un attimino. Ciao Stefano. Vediamo Luigi. Ciao, ciao. Oh Savio, grande, grandissimo Savio. Ed ecco qui Vova. Ciao. Vediamo un attimino. Ok, direi che possiamo partire. Intanto Gian, ti ringrazio che sei venuto in questa live, sei venuto ospite, da me in questa live. Ti ringrazio perché è l'inizio di un esperimento e spero appunto che si riuscirà a portare avanti, ecco. Ti ringrazio anche per comunque aver creduto nel canale, perché essendo un piccolo canale, quando ci siamo conosciuti avevo all'incirca 700-800 persone, adesso iscritti, scusa, adesso siamo in più di 1000, quindi mano a mano il canale si sta ampliando e di questo devo anche ringraziarti perché è merito tuo, perché ho potuto fare qualche esperimento con le tue con tutte le tue cose, diciamo. E, scusami? Che ti sono riuscite. Sì, dai, speriamo che sia apprezzata. Anzi, per tutti quelli che vedono questa live, vi invito ad andare a vedere i test che ho fatto, appunto, del Vibe Protection Titanium. E poi volevo anche ricordarvi che uscirà un altro test sul kit Fari domenica alle ore 18, se non sbaglio. Quindi mi raccomando, andate a vederlo, anche quello è venuto fuori un bel lavoro, sono contento veramente. E niente, dai, iniziamo. Io mi sono preparato 2 domandine veloci, poi sicuramente poi ci saranno altri interventi di tutti qui ragazzi. Intanto, non so se lo conosci Gian Domenico? Sì, sicuramente, presumo di sì. Lo conosci? A me è andata via l'immagine, tu mi senti però? Oddio, io sì, ti sento, ti No, vedo. non so perché è andata via l'immagine, io non vedo più niente, però ti sento benissimo. Oddio, adesso ti rivedo. Ecco qua. Adesso Ti mi rivedo. vedi? Che Sì, strano. Io invece non vedo, vabbè, comunque insomma, guarda, misteri dell'elettronica, misteri dei computer. io ti vedo e c'è Domenico Salaris che ci saluta, Sì, salve. conosco molto bene Domenico. Eccolo qui. Ecco, ti saluta e iniziamo. Io ho fatto delle piccole domande intanto, che la prima sarebbe appunto da come è nata l'idea di aprire questa attività, Sì, magari la storia di questa azienda della Veneto Auto Extreme, ecco. sì. Ti lascio la parola, ti ho introdotto un po', ti lascio la parola. Sì, vabbè, grazie, diciamo a tutti. No, beh, sarebbe un po' lunga da spiegare nel dettaglio. Noi veniamo da un mondo nautico, della nautica. Insieme a me, a mio fratello e ai miei, abbiamo questo porticciolo qua a Jesolo. Poi però per una cosa così mia, tra virgolette, personale, volevo una cosa tutta mia, e 10 anni fa circa abbiamo aperto questo settore della carrozzeria.
Ho capito. Non vendevamo ancora online, cioè è da Okay. pochissimo che siamo nella vendita nelle piattaforme online e siamo partiti appunto un anno fa, fra virgolette, di brutto, conoscendo Salaris, conoscendo Flavio Tuttofare e tutti gli altri, dove hanno voluto provare i miei prodotti, hanno cominciato a fare dei filmati, come hai fatto tu, e da lì siamo cresciuti in un anno di brutto, cioè proprio veramente di brutto. Abbiamo adeguato le nostre, eh, tra virgolette, confezioni. I prodotti sono uguali, però logicamente li abbiamo fatti più piccoli, no? Per il fai da te. Abbiamo fatto Okay. le confezioni di pasta da mezzo litro e altre cose del genere, il Vibril da mezzo litro, perché noi la VAE fornisce 40 carrozzerie circa nel Veneto e Ah, abbiamo sempre venduto in carrozzeria, non online. Sì, ho vendevamo qualcosa così, capito. ma cretinate. Poi abbiamo conosciuto il mondo degli youtuber e lì si è scatenato l'inferno, tanto che ci siamo trovati malissimo in partenza, era l'anno scorso, poco prima del Covid, perché non avevamo tutto quel materiale lì in casa, confezionato piccolo, capito? Ho capito. E quindi abbiamo dovuto bloccare addirittura per qualche giorno il negozio perché continuavano ad arrivare gli ordini e non riuscivamo più a... Adesso insomma siamo organizzati bene e insomma ci difendiamo bene, dai, anche con le vendite. Le persone sono contente, la gente è contenta, sia il carrozziere che il fai da te, quindi insomma andiamo bene, insomma, ecco, anzi direi che pian pianino, ma ogni giorno cresciamo sempre di più, quindi è una potenzialità incredibile secondo me, questo mercato online che non conoscevo, tra virgolette. Ho Quindi, capito. Beh, ecco. è una cosa, veramente importante, insomma, anche aver creduto nel mondo di YouTube, degli YouTuber, appunto. Non è un po' da tutti, insomma. Sì, beh, allora, prima di conoscere il mondo YouTube e di voler entrare in questo mondo per vendere i prodotti, volevamo essere sicuri che i prodotti funzionassero. Ho capito. Quindi noi prima ad esempio, il nostro cavallo di battaglia, diciamo così, quello di kit plastiche, il Vibe Sì. Protection Titanium per le plastiche, che poi tra l'altro si fa anche la carrozzeria, quello lì noi prima di metterlo nel mercato l'abbiamo tenuto più di 12 mesi in prova sulle macchine dei miei tre ragazzi che vanno in giro per le carrozzerie per vedere proprio se durava. Quindi bisogna credere nel prodotto prima di metterlo in vendita, secondo me. Io ragiono così. Abbiamo poca roba, però quella poca che abbiamo, insomma, funziona, Eh, insomma, sono prodotti guarda, ottimi. guarda, avendo provato i test che mi hai mandato, devo dire che i prodotti veramente sono validi. Ero anch'io, guarda, posso dirti, Gian, anche io all'inizio ero un po' così, no? L'avevo Sì. detto anche nella live scorsa, ero un po', tra virgolette, titubante perché dicevo, cavoli, un protettivo per plastiche che dura un anno, io non l'avevo mai Siamo, visto, siamo- sinceramente, siamo, a fine di questo mese siamo a 17 mesi però. e E ancora infatti, pieni. Poi ti dico una cosa velocissima, mi faccio un po' di pubblicità perché usciamo con la bomba nuova che è il ah, Dye Protection, quello classico che abbiamo, titanium con molecole di titanio organico, ma lo abbiamo potenziato con le molecole, con le nanomolecole di silicio. Quindi abbiamo ah, una binata veramente strepitosa. Usciremo la prossima settimana ah. e andrà a sostituire il Vibe Protection Titanium per carrozzeria che c'è adesso. Quello delle plastiche resta uguale, non si tocca perché va troppo bene. Questo invece sulle vernici abbiamo potenziato, è veramente spettacolare, al pari degli altri prodotti basati sulla nanotecnologia. Attenzione perché la Veneto Auto, la VAE, vende anche quelli. Vendiamo tutti i prodotti del gruppo Extreme Plus, della Nanobiotech, che sono prodotti che costano, per fare una macchina si spende molto di più, anche 3 o 4 volte di più, però con il rendimento e la resa siamo lì. Quindi abbiamo trovato un prodottino che secondo me prenderà bene il volo. Ecco, la prossima settimana sarà nel nostro negozio e per i carrozzieri, logicamente. Ah, ecco. Bene, bene. Sicuramente adesso io faccio una domanda per chi poi seguirà.
Sì. Nel periodo natalizio poi presumo che ci sarà qualche pacchetto, qualcosa. Io ho visto già nel tuo sito che c'è qualche pacchetto, tra virgolette, riservato ai clienti affezionati, giusto? Sì, Se non sbaglio. allora ci sono dei clienti affezionati che hanno acquistato anche 5 volte, cioè Ah, quindi abbiamo pensato di fare una cosa, fra virgolette dico solo per i nostri clienti, perché poi, per carità, e quindi ogni tanto facciamo delle promozioni, perché ormai festeggiamo la prossima settimana il 2000° cliente, fatti però, in neanche un anno di attività, e quindi capisci che abbiamo avuto un boom veramente esponenziale. sì, Quindi sì, ci sarà qualche promozione per i nostri clienti, ma ho capito, regalo qualche cosa che usciremo veloci la prossima settimana, insomma, ecco, anche ho per quelli capito. che, tra virgolette, non sono clienti o saranno clienti per la prima volta, insomma, ecco. Ho capito. Beh, io sono rimasto, devo dire, stupito per quanto riguarda anche la pasta, perché veramente anche con il mini kit si riescono a fare delle cose, cioè Sì, sì. ripristinare delle strisciate che magari richiedono magari anche più soldi se si va dal carrozziere, mentre con quel kit, con pochi euro, si dà una passata e viene un effetto veramente, cioè, Però ritorna. la pasta è stata una battaglia a farla, perché io Ah. penso che se dico al chimico modificami ancora qualcosa, mi uccide. Ne avevamo fatta, era troppo rasa, era troppo magra, sporcava, era troppo secca, e si raggruppava, ne abbiamo fatte e ci abbiamo impiegato un anno. Ah, Eh, però. è una pasta a base vegetale, non ha nessun segno di pericolo, come molte concorrenti invece hanno. E quindi insomma siamo riusciti a fare, ne abbiamo due, sai che ne abbiamo due noi, abbiamo la black Sì, per i colori neri ho visto. e la classica che fa invece tutte le macchine, insomma, che taglia un filino di più per togliere i segni più profondi, insomma, ecco. Non è che abbiamo inventato una cosa, cioè non è come il Vibe Protection al titanio, ok? Con molecole di Mm, titanio, non abbiamo inventato una cosa, però insomma ci abbiamo lavorato bene per proprio bilanciarla e farla come volevamo noi. Io ho due tecnici che vanno in giro a fare anche corsi per le carrozzerie, gliel'ho data a loro e loro continuavano a provarla e mi dicevano fai cambiare questo, fai cambiare quello, finché siamo riusciti ad avere un compromesso, insomma, buono, ho, ottimo, ho ottimo. capito. Ma ho visto che hai anche una pasta dedicata per la colorazione nera, giusto? Se non Sì, è sbaglio. la Black, la Vai Revolution Black, che è similare all'altra, insomma la classica, diciamo così, solo che il nero, ahimè, aveva bisogno di quel mezzo punto in più di profondità, di brillantezza, cioè non era proprio bello come piaceva a me. E quindi abbiamo formulato questa pasta, appunto, che si chiama Black, ma non è nera, la pasta è per il colore nero Ok. e quindi l'abbiamo fatta un po' più diciamo più delicata, ecco, diciamo più Ah, delicata, però il 95% delle macchine si fanno con la Vai Revolution classica, insomma, ecco, la Black fa conto che c'è un rapporto di 10-1, cioè 10 confezioni di classica e una confezione di Black, quindi non me ne va via tantissima in proporzione, no? ho Quindi capito. sì, Ho però capito. Vediamo un attimo il messaggio di Domenico. Ciao Michele e ciao Gian Dalvi. Premetto che conosco bene i vostri prodotti no, scusa, premetto che conosco bene i prodotti di questa azienda, lo dico per chi sta seguendo questa diretta. Volevo sapere e poi dopo non ha scritto più niente. lui è Eh, stato uno dei primi, è stato uno dei primi che ha provato i miei prodotti. ok, io ho Ci siamo visto i suoi sentiti video. ci siamo sentiti l'altro giorno proprio perché il discorso del maltempo che ho chiesto se da lui era tutto ok, sai che in Sardegna hanno avuto dei problemi, no? Ah, Qualche ok. settimana fa, cos'era? 10-15 giorni fa. Mhm. Ah, Quindi, ok. Sì, ho visto che fa anche lui dei lavori spettacolari sì, e sì, ha sì. utilizzato anche appunto, ho visto un lavoro che ha fatto eh, con il Vibe Protection Titanium, Sì, spettacolare, sì, sì, sì. spettacolare.
A proposito, volevo chiederti, per quanto riguarda la pasta, che Sì. dicevi prima, non macchia, giusto? Quindi è stata No, no, fatta no, una assolutamente, lavorazione. guarda, posso dire, non serve incartare la macchina. Molti carrozzieri ancora lo fanno, però non serve incartare la macchina. Ah, Anche ok. sulle guarnizioni, sui cose, poi vabbè c'è il Vibril che risolve tantissime cose, eh. Toglie la pasta, toglie gli alloni, toglie tutto col Vibril. Quando hai finito una spruzzatina, una passata con il panno veloce, consegni la macchina e è finito. Quindi. Però la pasta comunque non sporca, assolutamente. Ok, ok. C'è Salva Racing che ti saluta. Gian, sei un Perfetto. grande. Insomma, grazie. Ha fatto anche un video che ho visto, molto Sì. bello. Vediamo un attimino. Vincenzo lo saluto e ci sarà una sorpresa con lui, mi raccomando, quindi mi raccomando, state Buoni. buoni. E vediamo un attimo, vediamo se riesco a farti. Avevo fatto alcune domande, avevo creato appunto alcune domande per te. Sì. Volevo appunto chiederti, esempio, se c'era un prodotto di punta su cui la vostra azienda appunto come a livello di vendite o come a livello di presentazione del prodotto c'è un prodotto di punta, diciamo, oppure si vendono bene o male un po' tutti. Mi senti? Sì, allora si vendono tutti. La pasta sta crescendo molto, però indubbiamente il Vibe Protection Titanium, anche perché è stato un po' il primo che abbiamo lanciato, che abbiamo conosciuto, sul fai da te. Io parlo sul fai da te perché sembra incredibile, ma sulle carrozzerie faccio pochissimo con il Vibe Protection Titanium per le plastiche. Io parlo delle plastiche, faccio pochissimo, mentre invece il fai da te è stata una cosa allucinante, cioè proprio sulle carrozzerie è il contrario, faccio moltissimo con la pasta, con il Vibril, la pasta, il Vibe Finish, tutti quei prodotti che servono per lucidare la carrozzeria, no? E invece con il Vibe, no, i carrozzieri non lo spingono, sembrano non interessati, anche perché sai poi cos'è, è un prodottino da 18 euro, non è che uno ci guadagni, un carrozziere non è che ci guadagna chissà cosa, hai capito? Poi è così, quindi lì non siamo riusciti a sfondare, diciamo così. Però comunque sono tutti prodotti, tutti che stanno crescendo. Stavamo facendo bene, stiamo facendo bene ancora con il Vibe Protection, quello classico per la vernice, la carrozzeria, ma sicuramente adesso che abbiamo aggiunto insieme a lui la nanotecnologia, sono convinto che partiamo ancora di più. Sono convinto di questo. Ho visto e sono rimasto stupito anche del video di Masha della Smart. Vabbè, scusate a chi l'ha visto, mia figlia ha voluto, papà ti faccio io un video, vabbè, fammi il video, lei studia a scuola quelle cose lì, no? Sai, i filmati, monta, era uno dei primi che, fra virgolette, doveva fare, e gli ho detto, vabbè, fallo tu, e quindi gli ho spiegato 4 cose, ma è stata anche brava perché non ha mai preso in mano una lucidatrice, niente, quindi è stata anche brava alla fine, dai, insomma. No, veramente è venuto fuori un bel video. Anche perché comunque hai preso vari punti, non solo il faro, esempio, ma anche sulla Smart che si opacizza e diventa bruttissimo anche la parte posteriore. Sì. E tra l'altro eravamo partiti per farla tutta la macchina, perché volevo anche far vedere come si lucida manualmente, e lo faremo fra un po'. Quindi lo farà sempre la Masha. Quindi ci sarà un video sulla lucidatura. Sulla lucidatura manuale per appunto le Smart, quindi c'era il mini kit che faremo vedere, e dove se qualcuno vuole fare un regalo a chi ha la Smart oppure vuole lucidarsi la Smart. Devo dire anche una cosa, io ho molte donne che chiamano e che mi ordinano i prodotti, Per i mariti. Ma anche oggi è venuta una qui a trovarmi, è venuta a prendersi un sacco di roba e aveva la lucidatrice in macchina e tutto, cioè sembra incredibile, no? Perché vabbè, non è che perché uno è una donna non sa fare il lavoro, no? Per carità, però è difficile che una donna si appassioni alla lucidatura. Puoi trovare una donna che gli piace la moto per andare in giro, ma è difficile, no? O no?
Dai, Sì, sì, no, hai ragione. i meccanici, il 99% sono uomini, insomma, non sono donne. No, senza togliere niente alle donne, non sto facendo un tutto. Però, Sì, sì, ma guarda infatti io, siccome io i filmati, logicamente li sponsorizzo anche alcuni, no? Per sì, spingerli, ecco. Però io non ho, sai che si possono scegliere, fra virgolette, le categorie dove tu vuoi indirizzare più o meno i tuoi filmati. Io adesso ho solo uomini e ah, penso che la prossima volta farò donne e uomini e voglio vedere cosa succede. E poi ti ah, saprei dire se le sì dai. aumentano le vendite, più donne che vengono a acquistare. Comunque, Beh, comunque il 20%, 15-20% delle mail che arrivano per gli ordini sono tutti di donne. però Poi lo compreranno per i mariti, per carità, però Gian, dovresti fare un Vibe Protection Lady, ho scritto Lady. sì, ci penseremo. Sì, dai, qualche prodotto Eh, particolare. ok. Vediamo intanto altre domande che sono arrivate. Vediamo allora. Salva Racing sempre, avete dei prodotti davvero tra i migliori sul mercato, li sto consigliando a tutti. È vero, lo so. Molti mi chiamano perché proprio hanno visto i filmati vostri che fate, dei colleghi, insomma, degli youtuber, sì. Quindi, insomma, funzionano, vanno bene, i prodotti vanno bene, non abbiamo rogne. E non voglio neanche averne rogne, voglio vendere solo cose che funzionano. E basta. Beh, giustamente, Andate sì. a vedere se volete, sai, noi siamo con Transpilot per quanto riguarda le recensioni, no? Sai che metti la stellina, Sì. gli unici tre che su 100, no, penso che saranno 150 commenti ormai recensioni. Ah, Gli ultimi tre che non si sono trovati bene, non si sono trovati bene perché non hanno ricevuto il prodotto, mm, e può succedere su tanti pacchi che vanno in giro, a parte che uno può anche fare una telefonata, no? E dirmi, uè, non è arrivato come mai? Mi ah, chiami dopo 3 mesi per dirmi, vabbè. Oppure una volta uno è arrivato rotto, come fosse colpa mia, cioè, non ho capito. ho Cioè, capito. il trasportatore è colpa mia. Uno solo mi ha messo discreto, ma nulla di eccezionale. Io assolutamente l'ho chiamato, gli ho anche detto, ma cosa hai lucidato? Come hai usato? Cosa hai messo? Cosa hai fatto? Non mi ha più risposto. Perché a me Sì, piace anche dire perché la gente non si trova bene. Può succedere, no? sì, 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 beh, giustamente. No, vendo Eh, solo io e divento miliardario. No. Guarda, una cosa che ho visto anch'io è, almeno poi dopo mi dirai tu, poi, Sì, è riuscire a seguire le indicazioni che ci sono alla lettera. Cioè, sì. nel senso che le indicazioni che date, esempio anche sul Vibe Protection per quanto riguarda l'esposizione, di rispettarle, così si ha la massima efficacia. Almeno questo è quello nei test anche che ho fatto, ho potuto vedere questo tardi con mano. Però spesso non è così. Mi chiamano dicendo che hanno la lucidatrice e poi quando gli chiedo che lucidatrice hai, si accorgono che hanno non una lucidatrice, ma una levigatrice con 2,5 mm, come uno proprio fresca fresca di questa mattina, con 2,5 mm di orbita. Allora, non è una lucidatrice, ma la gente non lo sa, vede che vibra, dice va bene questa, no? Cioè, si Sì. buttano proprio allo sbaraglio, diciamo così, no? Poi gli dai 2 o 3 dritte, allora sono tutti quanti contenti e sì, noi ci teniamo anche a dare i consigli. Io ricevo parecchie telefonate al giorno, cioè mi Sì. fumano le orecchie la sera, però vedo E che questa cosa serve. immagino, ma anche questi tutorial comunque che si trovano poi su YouTube, sicuramente poi andranno visti da appunto anche queste persone qui che magari Sì, sono poco avvezzi certo, nella lucidatura certo, e devono fare ricorso ai video. Anche esatto. io ti dirò, io vengo da un mondo comunque che è la meccanica, ok, però sono come quando sono venuto a visitare anche la tua azienda e ci siamo parlati per la Sì, prima volta, mi affascina veramente questo mondo anche dal lato della carrozzeria, certo. perché a me piace comunque la meccanica e la carrozzeria a 360 gradi, che sia moto, macchina, barca, quello che è, insomma. E è bello anche riuscire a
a fare questi lavori, anche se sono magari fatti a livello hobbistico, però si riesce anche ad avere un certo livello alto comunque, perché ho visto che anche con l'ultimo video che ho fatto, quello dei fari, vedrai anche poi tu domenica, è venuto bene, cioè nel senso No, no, ma viene bene. sono contento perché è venuto bene. Certo. Vediamo un attimino, allora, sempre Salva Racing, tranquillo Gian, piano piano tramite i video cresceranno anche gli altri prodotti. Sì, ma sono tranquillissimo io, guarda. Ti Beh, ma ringrazio. a livello di qualità non ci sono dubbi, cioè, ho l'ho visto anche io, insomma, e anche Salva sicuramente. Buonasera a tutti, Patrizio Di Stefano, buonasera a te. E Domenico, ecco qui, allora, continuo del commento. 1. Volevo sapere, secondo gli studi della Veneto Auto Extreme, come agisce il titanio sulla superficie che andiamo a trattare. Bella domanda. Questa è una bellissima domanda. Allora, qui non si... Se vuoi, Dimmi. tu la stai vedendomi adesso in No, io non video? sto vedendo niente. Ti sento benissimo e non voglio neanche toccare il computer perché ho paura di uscire. Quindi sto Ok. scusate, ma No, purtroppo... guarda, ti si vede, sei Ah, perfetto. L'unica beh, cosa è che se hai perfetto. bisogno, io ti ripeto il commento, così No, se hai ho bisogno. capito allora, ho capito cosa intende. Allora, qui quando parliamo di Wire Protection Titanium e parliamo di molecole di titanio, che è un titanio organico, non è che sia proprio è un surrogato, diciamo così, passami il termine, di molecole di titanio, ok? Queste molecole non sono piccole come quelle che abbiamo nella nanotecnologia, ok? Quindi non entrano nei famosi buchi che ci sono che c'è in qualsiasi superficie e che non si vede ad occhio nudo. Non entrano, cioè entrano, ma entrano in maniera ne entrano molti di meno, diciamo, in questi buchetti, perché non è nanotecnologia. Però, siccome sono molecole un pochettino inizialmente morbide, diciamo così, tu avrai anche visto, perché l'hai visto, resta parecchio vischioso, no? Per qualche ora. Non è, Sì, non è ceramica che diventa dura e poi se sbagli viene l'alone e devi andare dal carrozziere perché si inchioda, diciamo così. Ci sì, impiega 10 giorni per polimerizzare, diciamo così, per asciugare. ok, Ecco. Quando tu vai a spannettarlo, lo sì, applichi, poi lo spannetti, che hai lo stesso preciso tecnica della nanotecnologia, quindi lo passi con il panno e poi lo spannetti, tu mentre lo spannetti fai come una specie di sorta di stuccatura. Hai capito come? Cioè stucchi, è come se tu andassi a stuccare perfettamente la superficie in maniera così detta proprio, insomma, fra virgolette la selvaggia. sì, Sopra a queste nanomolecole, che comunque, a queste molecole, scusate, che comunque riesce lo stesso a dare una certa idrorepellenza alla superficie, protezione anche di più in questo caso, perché lo spessore che si forma, anche se parliamo di micron, di qualche micron, è di più della nanotecnologia, va a rendere appunto la superficie protetta, ok? Idrorepellente, oleofobica, tutte queste cose qua. Ma al prodotto ci mancava un pochettino la classica goccia, sai, quando butti la goccia vedi la goccia che scivola, no? sì, Ecco, lo fa, ma non lo faceva come la nanotecnologia. Allora gli abbiamo abbinato prima, e adesso l'abbiamo potenziato con la versione nanotecnologia, il vai finish. Quindi tu quando hai finito di fare la macchina, il giorno dopo, oppure il carrozziere può farlo lo stesso giorno, ma deve prima portare la macchina in forno per un'ora a 50 gradi, quindi toglie la macchina, aspetta che la macchina si raffreddi, spruzza sopra il vai finish e consegna l'auto. Il fai da te invece è costretto a farlo il giorno dopo, perché le molecole di titanio o il prodotto insomma che tu hai applicato prima non è ancora
ancora asciutto. Abbiamo voluto proprio spingere con i nostri chimici. Tra l'altro ve lo dico, è un'azienda di Napoli, pensa a te, il socio che ho è di Napoli, è un chimico ed è di Napoli. Abbiamo voluto spingere proprio per avere la nanotecnologia, perché? Perché noi perdavamo un sacco di vendite, perché la gente mi chiamava e mi diceva, ma è nanotecnologia? E io logicamente gli dicevo di no, perché devo dirti la verità sul prodotto, no? Quando tu gli dici così, molti che sono fissati con la nanotecnologia non compravano più il prodotto. Noi adesso abbiamo il prodotto in magazzino, abbiamo già fatto una trentina, 30-35 confezioni, perché sai che è una cosa che facciamo noi casereccia, ok, la confezionamento, e abbiamo già, deve ancora uscire, abbiamo avvisato alcuni clienti che ci prendono la pasta e lo hanno già prenotato. Quindi Bene. aspettavano proprio l'abbinamento della nanotecnologia, che effettivamente in questo caso allunghiamo di più del prodotto di prima, no? Perché non era nanotecnologia prima. Però, credetemi, anche quello di prima, chi l'ha provata Dio, cioè non ho mai avuto problemi. Sì, Io sì, con la macchina mia, senza l'applicazione del finish finale, solo il Vibe Protection Titanium, ho fatto 14 lavaggi di fila al distributore e ancora l'acqua scivolava giù. Quindi mamma mia. spazzoloni, non a mano, spazzoloni, senza Ah, averci messo sopra nulla. Io credo che qui, io l'ho cavolo. testato, ho visto, siamo ormai a 7 mesi buoni, quello nuovo, ho fatto già un bel po' di lavaggi e ho visto che ancora tiene, quindi secondo me io credo che daremo la garanzia di un anno, credo, ma per essere sicuri. Premetto e chiudo un attimo questa cosa della Sì. nanotecnologia per far capire a tutti quanti. Guardate che chi dà la garanzia, ad esempio l'NTP Group, dove io sono venditore, ero concessionario del Veneto e del Friuli, adesso non ce l'ho più, ma comunque vendo ancora i loro prodotti. Loro applicano la nanotecnologia facendola pagare dai 1000 ai 1500 euro a macchina, ok? E danno 6 anni di garanzia. Ma attenzione, perché non è che applicano il prodotto, il cliente si porta a casa la macchina e poi per 6 anni è in garanzia se non funziona più il prodotto. Non è così, perché ogni 6 mesi devi portare la macchina da un concessionario del prodotto e fare un richiamo. Ma Ah, allora scusate, facciamo un richiamo col vai finish che abbiamo adesso, che dura 7-8 mesi, e io la garanzia, se mi dai 1500 euro, te la faccio per 20 anni. Cioè, hai hai capito? ragione. Quando si legge, no, garanzia 5 anni, garanzia 4, attenzione, e i richiami? Bisogna fare il richiamo? Allora potrei fare anch'io la garanzia 5 anni, comodamente, no? Ho Cioè, capito. Ho questa capito. è, ecco, ho chiuso il discorso Sì. della tecnologia, diciamo così. Sempre Domenico, vediamo, mi scrive, allora, 2. Ci sono altre aziende che usano il titanio per produrre pasta abrasiva oppure è un vostro brevetto? No, ed ahimè Salaris qui ha ragione perché era meglio se lo brevettavo. Ah. Non è un brevetto, non è un brevetto, ma non c'è nessuno che attualmente, attenzione, voglio essere chiaro, il discorso delle molecole di titanio ci sono nel VAE Protection Titanium. Nella pasta invece VAE Revolution Titanium, lì c'è stata un po' di confusione, lì non c'è il titanio dentro, però ci sono tutte delle essenze, fra virgolette, così diciamo, naturali, cioè vegetali. Lì è la linea titanium, hai capito, Michele? Ok, sì, sì, Cioè, ho capito. non c'è il titanium dentro là, anche perché sinceramente non servirebbe Ho capito. in questo caso, hai capito? Ho capito. Ho un'altra domanda di Savio Cooper Sì? e mi chiede, anzi ti chiede, ma Sì? questa pasta si può applicare su tutti i tipi di carrozzeria? La pasta per lucidare? Ovviamente sì. Ok, Ovviamente sì, anche nei colori pastello, famosi colori a lucido diretto, no? Quelli senza. Noi lo diamo anche alle industrie. Abbiamo cominciato a darla a qualche industria.
che costruisce i box doccia, piatti doccia. Posso fare anche dei nomi per carità. C'è la McTease, costruisce è un'industria piccolina che fa 100.000 piatti doccia all'anno. E ha cominciato a prenderci insomma il materiale per correggere quei piatti doccia in gel coat bianchi soprattutto, che vengono fuori con difetti, no? Carteggiano 1.500, poi lucidano. Poi c'è anche la Nikos International che ci prende i prodotti, loro ci prendono anche la nanotecnologia, però vera e propria per alcune cose, quindi insomma sì, sono compatibili con qualsiasi vernice, insomma, non c'è problema. Ho capito. Sì, oltre, sempre nel tuo sito, oltre alla vendita di paste e quant'altro, c'è anche la vendita comunque di una macchina, giusto? Di una lucidatrice? Sì, di una lucidatrice, giusto? Allora, sì. Se vuoi parlarne un po' magari a qualcuno che è qui allora, noi vendiamo più di qualche lucidatrice. Ai carrozzieri, le Bigfoot della Rupes, che sono delle macchine buonissime, sulla Rupes non si può certo dire nulla, assolutamente. Questa è una macchina che non è che ce la siamo fatta fare, la fa la Von Rock, no? È una ditta estera, ne abbiamo prese 100 anche l'ultima volta, e siamo lì, come prodotto di lucidatura, siamo lì. L'unica differenza fra le due macchine sono tutte e due ad orbita 21, cioè tra una macchina che costa 350-370 euro di listino contro questa che è intorno ai 90 euro, è che quella da 350 euro probabilmente, perché dico probabilmente? Perché quelle da 350 euro sono 5-6 anni che le vendo, queste qui è un anno solo, probabilmente quella da 350 euro dura molto di più. Però queste sono un anno che girano per le carrozzerie, perché ne ho vendute parecchie, credetemi, ne ho vendute parecchie. Ho visto che hai fatto il kit, sono venuto lì e ho fatto le foto. Nessuno si è mai lamentato, nessuno. Hanno avuto dei problemi, gli ho tirato le orecchie ai signori della Von Rock sul tasto di avviamento, accendi spegni, perché era veramente balordo, me le hanno mandato in garanzia, ne ho cambiati a quasi tutte, a quelle che mi hanno mandato, quindi fra virgolette ce le siamo fatte un po', non è che ce le siamo fatte modificare, però io non vado a mettere sul mercato una macchina che il giorno dopo mi chiami e mi dici Gian scusa la macchina non va perché ha il tasto che non funziona oppure il petrolio che non gira bene. Quindi tutte le macchine che arrivano qui da me vengono aperte, vengono accese, usate nel senso non usate per lucidare, ma le facciamo girare quei 2-3 minuti per vedere che corrispondano effettivamente alle caratteristiche che ci sono scritte, insomma, no? Il rumore, quello che gli va dietro. Fate conto che sulle ultime 100 ne avremo scartate 5 o 6, ma non perché non funzionano, e un'altra cosa, la macchina si trova su Amazon a 84 euro, chi vuole andare a prenderla non c'è nessun problema, cioè costano come le mie, però attenzione perché la garanzia la diamo noi qua. Ah, ok, quindi sei tu a rispondere della garanzia. Se si rompe la macchina, noi mandiamo a prenderla e gli portiamo quella nuova. Cambio, change, ok? Mentre invece se si rompe su Amazon, se ti va bene, aspetti 2 mesi. No, ho capito, perché passa poi tutto. È un casino. Chi ci ha provato mi hanno chiamato e mi hanno detto guarda, fortuna che ci sei tu, perché una l'ho cambiata sinceramente, erano le prime che sono arrivate, io non le provavo e quindi sì, l'ho consegnata così, insomma non l'avevo neanche aperta, ecco. E questa addirittura me la fanno con la scritta, c'è scritto Vaetul, non c'è neanche scritto Von Rock, c'è scritto Vaetul, utensile Vae, e dall'altra parte invece c'è la loro marca con il loro codice certificato CE e quello che gli va dietro, però queste me arrivano, me le mandano loro con scritto su Vaetul. Mi hanno preso un po' come distributore, anche perché ormai ne abbiamo fatti fuori parecchi, gliene vendo a 10 al colpo anche ai colorifici, quindi ovviamente fanno il prezzo, no? Perché sai, ne prende un bancale e quindi quindi c'è anche questa macchina che è ottima. Sì, scusami, è saltato un po' l'audio. Sì, no, c'è anche questa macchina che è ottima, ha lo stesso peso della Bigfoot, sono 2 kg 8,50 e pesa come la Bigfoot. Ho capito.
Allora, vediamo un attimo, sono arrivate altre domande. Allora, intanto Savio ti ringrazia, grazie Gian della Niente, Savio, coccia. grazie a te. E poi abbiamo Andrea Gasparini. Allora, lui dice, volevo chiedere se c'è un prodotto adatto per recuperare il trasparente della carrozzeria che ha bisogno delle crepe solo sulla superficie trasparente, oppure bisogna rifare il trasparente in carrozzeria. Bravo. Allora, questa è una domanda che mi fanno in tanti, però non è facile rispondere se non si vede cosa intende lui per crepe, perché se si parla proprio di una crepa, di un taglio, adesso spero di non dire una cosa sbagliata, visto che c'è anche Salaris che mi ascolta e anche un carrozziere. Però di solito quando si vede proprio la crepa sul trasparente, vuol dire che la crepa è arrivata fino alla fine. Però non è detto, magari dandogli un bel taglio, come si suol dire, con una pasta abrasiva, tra l'altro abbiamo anche quella, la Wild Cut, oppure con un carteggi con un 1000, 1500, 2000, insomma, può darsi anche che si riesca a lucidare, però ripeto, se non vedi minimo una foto, almeno per vedere, è difficile consigliare cosa c'è da fare. Non è facile. Ho Non è capito. facile per niente. Sono quelle So- domande che uno vorrebbe risolvere perché ha la macchina così, però c'è sempre una cosa no. da dire. Se devi mettere a posto una cosa, in questo caso un trasparente, e non sai come fare, hai paura di rovinare e vuoi andare da un carrozziere, beh, puoi provarci lo stesso, perché tanto se dal carrozziere deve andare, allora si lucida, ok? Se dopo aver carteggiato, finendo magari a 1500-2000, con la pasta, prendi la mia, prendi quello che vuoi, non viene, a quel punto lì sai che devi verniciare. Quindi prova, no? Se tanto vale, dici. Tanto vale, spendi 24 euro di pasta e provi. Se viene, ok, altrimenti se vuoi mettere a posto il problema, il danno, tanto devi portarla dal carrozziere, quindi prova prima. Non si sa Sì. mai. Poi volevo, già che ci siamo, volevo chiederti anche per quanto riguarda i tamponi, se puoi Sì. dirmi magari qualcosa per quanto Allora, riguarda i tamponi. i tamponi non c'è nulla Per- di particolare. ok, Il tampone lo usi in base a quello che devi fare, più duro, più morbido è quello che gli va dietro. I tamponi ce ne sono di sì, 3M, Corcos, Meguiar, cioè ce n'è finché si vuole tamponi. Credetemi, bene o male, non c'è un tampone che fa la differenza, c'è il tampone che fa la differenza per un tipo di vernice o per un altro tipo, quello sì. O magari è più adatto a certe paste, ad esempio la pasta nostra va benissimo con il tampone a celle aperte, che è il tampone viola bugnato, che ha una durezza media e va molto bene perché il tampone si impregna, si porta in giro la pasta, che ne consuma anche meno, e la pasta non seccandosi, non diventando secca, hai capito? Resta sempre morbida, può restare anche attaccata al tampone. Ci sono delle paste che hanno bisogno di essere, come posso dire, liberate dal tampone, perché se te le porti in giro si scaldano un attimino, si seccano come le pazze e il tampone ti diventa proprio tipo una vecchia crosta, per capirsi, capito? Quindi c'è mamma pasta mia, e tampone. Però noi dietro, non è che noi abbiamo tamponi superiori agli altri, ok? Le case che no. fanno i tamponi sono quelle lì, non è che... Okay. Però la cosa che mi è piaciuta, e ti ricordi che mi avevi anche lasciato, Sì, ehm, che ti avevo richiesto appunto era il tampone e anche, quella che si utilizza manualmente, che avevi tipo una quella in plastica, morbida, ti ricordi? Quella tipo no, arancione. quella lì è una specie di impugnatura in neoprene morbido, dove tu sotto ci metti appunto il tampone con il velcro, schiacci e ci metti la pasta e lucidi a mano. Però, ragazzi, Sì. detta qua fra noi che siamo mezzi professionisti, lucidarsi una macchina a mano, avete mai provato voi? Magari, No, immagino. magari un bel SUV. No, Cioè, guarda, ti dico, ci fino vuole un a braccio come fi Schwarzenegger.
finché è con un mini kit e si deve fare qualche, tra Bravo. virgolette, "ritocchino", Sì, va sì. bene, ma si comincia a fare, sì, ho visto, da profano anch'io, quali sono che io sto imparando anch'io, anzi, Sì. grazie, anche grazie a te. Sì, presumo che comunque cioè, ci vuole la macchina, insomma, anche per fare un lavoro più professionale, insomma. Se no, si può optare per un'altra cosa, per uno che gli piace farsi i lavoretti. Noi abbiamo la cera, la Ah, classica cera, che è una cera che va veramente da Dio. Flavio Tuttofare ha fatto un filmato che uscirà, mi ha chiamato proprio l'altro giorno, che va da Dio e dura tanto. Porti la macchina a lavare o gli dai una bella lavata, applichi la cera, no? Come Karate Kid, la togli su e hai un risultato ottimo, ti aiuta anche a togliere qualche alone, qualche segno, resta bella brillante e quando dopo un paio di mesi, 2 o 3 mesi se n'è andata, gli dai un'altra botta. Questa è perché insomma lucidarlo a mano è dura. Io ho provato per fare un video, non ho neanche finito il video, non l'ho finito il video, non sono stato capace di finirlo. Cioè non ce la fai proprio, cioè ce la fai ma ci vuole una giornata, 2, Sì, bisogna avere tempo, hai capito? de Noi tempo non ci ne vuole abbiamo, olio, ci però, vuole un sacco di olio di gomito, insomma. però sai quanti me ne sono andati via di quei kit lì? Sì, Ah sì, ne faccio, beh, insomma ne faccio 2 o 3 a settimana e non sono pochi, eh. sì, sì. Ma sai, ma magari per piccole parti, cioè è ottimo perché magari uno dice: "Non voglio comprarmi la macchina, Sì, preferisco magari certo. avere il tamponcino piccolo e all'occorrenza mi faccio il mio angolino, mi faccio le mie cose e tengo sempre in ordine la macchina." Se Almeno, hai, io ecco. dico sempre questo, se hai del tempo da perdere, puoi farlo, non c'è nessun problema. Sì, 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 sì. Però se invece di impiegarci 8 ore, ok? Ti impiego 2 ore, le altre 6 ore, dico sempre io, vado a lavorare, quei soldi che prendo me ne compro 3 di macchine. Sì. Il Ma tempo la gente non fa questo ragionamento qua perché è a casa, vuole farsi il lavoro e si arrangia, capito? E quindi si mette lì e tac tac sì, tac sì. tac a mano. Giustamente per chi deve seguire dei tempari o E beh, certo, è logico, sono un un po'. carrozziere non lo farebbe mai. Guarda, Domenico, vediamo un attimo che mi scrive. Ecco qua. Allora, Domenico dice: "Penso che il problema di Andrea sia il trasparente bruciato. Se, ci sì, se Probabilmente ci di sì, però ti ripeto, giustamente anche come dice Domenico, ma se non si vede il danno, lui dice infatti: "Se ci dice di che auto si tratta, possiamo darne conferma." Andrea risponde, gli dice: "Auto con carrozzeria in vetroresina." con carrozzeria in vetroresina, Sì, dice questo. Oddio, adesso non saprei sinceramente. ma verniciata o in gel coat? Verniciata, Ehm, è una Lotus, aspettiamo che mi scriva sinceramente. Per sarà adesso non ha scritto Una niente. Lotus Elise. Non so sinceramente, anzi, Andrea, dici che auto hai, così possiamo, anzi, Eh. Gian ti può aiutare e ti dà un consiglio e anche Domenico. Eccolo No, no, qua, no, vediamo. Domenico dà il consiglio in questo caso. Ah, ecco, Domenico, ecco. Ho solo Allora, chiesto perché dice che è in vetroresina, ma probabilmente non sarà in J-Coat, sarà verniciata. Quindi o è una Lotus o una Elise o qualcosa del genere, perché in vetroresina, sì, infatti dice vetroresina verniciata. ecco, in vetroresina è verniciata. Quindi hanno verniciato e c'è trasparente. Allora adesso può intervenire Domenico. Ah, ok. Quindi è una Chevrolet Corvette. Ah, una Corvette. Eh sì. Domenico, rispondi, Domenico. Domenico, se ci sei, batti un colpo. Bene, vediamo. Mi scrive sempre Andrea anche. Cosa scrive? Vediamo un attimo. O C4 anche. Andrea, sempre Andrea. C4. È una Corvette C4. Va bene. Allora, vediamo se avevo altre domande da poterti fare. Quindi, allora, vediamo. Sì, come prodotto, cioè se una persona che viene a visitare il tuo sito, Sì? ok, e è alle prime armi, vuole vedere anche, vuole capire la qualità, assaggiare appunto la qualità
dei prodotti, che prodotto gli faresti provare per primo? Ma tu stai parlando di lucidatura? Un po' in generale, nel senso a livello hobbistico. Ma A a livello livello artistico sì, sicuramente per prima di la cura tutto ovviamente per la cura dell'auto, ovviamente. sì, sicuramente prima di tutto il kit plastiche, perché può fare non solo le plastiche dell'auto esterne, ma può fare anche il cruscotto, alcuni hanno fatto anche il volante, Okay. può fare uno scooter che ha bisogno magari. Io ho avuto proprio una quindicina di giorni fa, ho avuto un ragazzo che mi ha chiamato, è venuto qui, aveva uno scooter che doveva vendere e mi ha detto guarda, io grazie al tuo prodotto io ho preso 150 euro in più perché l'ho messo qui a Jesolo, c'è un rivenditore di auto, di scooter, no? È logico che se io vado ad acquistare uno scooter, ne vedo due uguali, ma uno ha le plastiche belle, io 100-150 euro in più te li do, perché proprio fa un'altra figura, no? Sembra Sì. proprio più nuovo, sembra più anche, può avere anche più chilometri, però questo la gente ha cominciato a capirlo e quindi quando vendono lo scooter, quindi questo prodottino qua sicuramente glielo consiglierei, è proprio poi se vuoi la lucidatura, la lucidatrice è la pasta. Okay. Sì, la pasta, la Vaire Evolution classica, quella rotorbitale, dove siamo sicuri che non si va a far danni, malanni, ed è una certa facilità, lo può fare anche uno che è la prima volta, insomma, gli spieghi due dritte Okay. e Sì, via, insomma. quindi è abbastanza abbordabile anche l'utilizzo dell'ortobitale, Molto, quindi. molto abbordabile, è difficile far malanni, è molto Okay. difficile, non è come la rotativa o perché gira più forte o perché gira ma scalda di più la vernice, tutte queste cose qui. Qua è una macchina, gli autosaloni hanno cominciato a prenderci qua nel Veneto la nostra macchina, con la nostra pasta, mettono là un ragazzo, lava le macchine, gli dà una passata veloce, una lucidata, un po' di vai finish e la macchina va in vendita in altre condizioni. E mi ha detto Gian, prendiamo 200-300 euro in più, 100 euro in più, 200 euro a macchina, prendiamo i soldi di chi ce le lucida, perché adesso indubbiamente non c'è mica più nessuno che vuole lucidare la macchina. Se tu parli con un carrozziere, chiedi a Domenico quanti gli portano lì la macchina. Dici, Domenico, mi lucidi la macchina? Prova a chiederglielo quanti gli chiedono. Non so dalle sue parti come sia, ma qui da noi non c'è nessuno che vuole lucidare la macchina. La devono lucidare i carrozzieri se ha avuto un incidente, se ha avuto una grandinata, se ha avuto tutte queste cose qui, Ho ma non è capito. più come una volta, hai capito? Che dici, Ah, oh, oggi porto la macchina a lucidare, non c'è più nessuno che lo fa, okay. nessuno, solo se sono obbligati, capito? O sì, 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 sì. È Guarda, cambiato. c'è Domenico risponde ad Andrea, Sì, ha ragione Gian, bisogna vedere almeno una foto. Mi aspettavo Fiat o Alfa, lui dice. eh. Mh. E comunque Domenico lo sa meglio di me, è difficile anche consigliarti, cioè se porti la macchina che ci metto le mani sopra che la vedo posso dirti cosa devi usare, ma così, insomma, Sì, giustamente, sì, sì, sì. Bisogna altrimenti si vedere. parte con una pasta tranquilla che non fa danni e poi si va su sempre di più per vedere cosa succede, hai capito? Si fa un po' il contrario, no? Su un angolino, mezzo metro quadro, si dice, beh, perfetto, adesso invece di dargli subito quella carta che magari faccio un disastro, proviamo con la Vai Revolution, vediamo come viene. Se viene bene, ok, altrimenti se resta ancora opaca, se ci sono ancora i segni, bisogna tagliare di più e cominci a scendere finché vedi che i segni spariscono. Mh. Però, insomma, ci vuole una certa mano. Okay. Torniamo al discorso di prima, chi se ne frega, poi se non mi va bene la faccio verniciare e allora vai di lucidatrice, quel che succede succede. Ho capito. Ovviamente in questo caso non è assolutamente un lavoro da fare a mano, non ce la faresti Okay. mai in questo caso. Okay. Eh, Un'altra cosa, per, appunto, i pacchetti, non so se te l'avevo già chiesto prima forse, sì? hai creato dei pacchetti per varie esigenze, esempio, non so, un pacchetto moto, mi sembra di aver visto, un Sì, pacchetto allora i pacchetti sono, c'è il kit moto, sono tutti diciamo dentro, però alcuni, è successo anche questa mattina, mi chiamano perché vogliono sostituire alcune cose e noi facciamo il pacchetto ad hoc, cioè ah, uno quindi ci un porta pacchetto personalizzato.
ad esempio in quel pacchetto lì non c'è la Vai Black, no, io voglio la Black al posto della, e io gli faccio avere la Black, cioè non c'è Okay. problema. Alcuni mi dicono non mettermi il finish perché ho già la cera, uso già la cera e mettimi dentro 5 panni multifibra che mi mancano. Lo facciamo tranquillamente, chiamano e lo facciamo tranquillamente, insomma. Praticamente fai dei pacchetti ad hoc per il E cliente. noi adesso ci sarà ancora qualche altra modifica la prossima settimana al negozio, proprio perché uno ha la possibilità di scegliere le varie cose, no? O le sceglie una per una, però ovviamente il Ah, costo è più alto, oppure scegli i pacchetti. Ma se, ti ripeto, in quel pacchetto non trova quella cosa che pensa che ci sia, ci chiama e noi o facciamo una sostituzione o la aggiungiamo, si trova sempre insomma un compromesso, un ho sistema. capito, ho capito. Bene, vediamo se ci sono altre domande. Per il momento non ci sono altre Bene. domande. Ehm, Se vuoi, non so, vuoi magari parlarci di qualcos'altro, non so, qualche cosa che magari può starti a cuore, che vuoi far sapere magari ai ragazzi del canale, se... Beh, intanto volevo ringraziare quelli che hanno fatto il video con i miei prodotti, che mi hanno aiutato a crescere e ringrazio tutti voi. Ho cercato di chiamare, ma non sono stato capace, doveva esserci anche tu, non lo sai, la Valentina Cicconi, che è Ah, una ragazza che fa i filmati sulle moto, sugli scooter, è una ragazza, a ma parte mi sembra che me ne avevi parlato. A parte bella, ma ha una simpatia unica, fa una strage di visualizzazioni perché è proprio bella e simpatica. Lei ha fatto uno zip lì, uno scooter che alla fine, quando ha finito di montare tanto di pistoni, di carburatore, perché è proprio una ragazza, lo vedi che proprio è brava. Alla fine ha, detto, ha applicato anche il nostro VAE Protection sulle plastiche. Mi ha mandato il messaggio il giorno dopo, mi ha detto ero un po' scettica e invece avevi ragione, è venuto nuovo, è venuto come nuovo. Doveva esserci, ma non sono stato capace, volevo farti, fra virgolette, una sorpresa a te. Ah, Ma non è, sì, non è venuta. Poi c'era anche Fabio Tuttofare che si poteva, che la prossima volta probabilmente ci sarà. ah, Eh, ok, bene, ed bene, è dai, uno sì. delle mie colonne portanti, devo dire, perché lui è partito per primo, logicamente, quindi tra l'altro il suo filmato delle plastiche sta tirando veramente forte, perché penso sarà ormai a 160-170 mila visualizzazioni Mamma mia. nell'arco di qualche Sì, mese. Quindi insomma, sì, lui ha ormai 30, quasi 40 mila iscritti, credo, so quanti. mamma mia. Eh, e poi niente, saluto tutti e grazie. Saluto anche te, che hai fatto anche una bella cosa e che mi è piaciuta. Bene, dai, io son contento e niente, dai, speriamo di, di nuovamente andare avanti magari con la Ecco, collaborazione. ti faccio vedere, tu vedi? Cosa stai vedendo Sì, adesso? sì, sì. Sto vedendo la laguna, può essere? Questo è il fiume, io sono di turno fino a mezzanotte perché noi abbiamo una darsena. Sono, Ah, ok. come ti dicevo prima, sono di turno qua, vedi, in mezzo a questo paradiso. Ah, E oggi fino a mezzanotte perché uno dei guardiani non c'è. E se ah, non fossi stato qui con voi, e qua vi eh. devo tirare le orecchie a tutti, probabilmente ero sul pontile a Branzini e Spigole. Anche io ho la passione della pesca. Ecco, faremo una ripatriata tutti quanti, dai. Va bene, Va bene, dai. buono. Perfetto. Io direi che questa live può terminare qui e io veramente, Gian, ti ringrazio. Niente. Sai che se hai voglia per un'altra eventuale live o magari, non so, eh, magari vuoi parlarci di qualcos'altro, volentieri sei l'ospite, quindi basta che mi fai sapere, mi chiami volentieri e organizziamo. E niente, per questa live diciamo è tutto, insomma. Bene, ok. Bene, Saluto. saluto tutti, Anch'io. vi invito ad andare a vedere, domenica c'è già la premiere per il video sulla rigenerazione delle plastiche e fari in policarbonato, quindi magari dacci un occhio pure tu, anche tu Gian, mi dici Certo. se ho fatto un bel lavoro oppure no. Quando tiro le orecchie, dai. Esatto, poi mi tiri le orecchie. E niente ragazzi, per questo video è tutto. Io vi saluto
e ci vediamo a presto con altre nuove live e niente dai. Gian, ti ringrazio Di che niente, sei stato veramente di compagnia e grazie a anche tutti noi. ragazzi. Grazie ragazzi, ciao. Ciao a tutti. Ciao, ciao. Ciao, 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 Ciao. ciao.